Ciao ragazzi, oggi parliamo di Roy Duval, campione inglese della Golden Era, famoso per aver vinto il titolo di Mister Universo sia nella NABBA che nella IFBB. Obiettivo raggiunto da pochissime icone dello sport, fra le quali ricordiamo i leggendari Arnold Schwarzenegger, Frank Zane, Earl Maynard e Ken Waller. Dotato di un fisico al contempo muscoloso, elegante e plastico, Roy è stato un grande interprete e portabandiera dello sviluppo fisico classico, che ha avuto modo di confrontarsi in gara con tutte le principali icone dell'epoca. Sul palco si distingueva per le sue routine di pose fluide e misurate, che permettevano a spettatori e giudici di gara di cogliere i minimi dettagli del suo fisico perfettamente cesellato, quasi fosse stato scolpito da un artista del Rinascimento. Lo ricordiamo sul palco al fianco di Frank Zane, Albert Beckless, Chris Dickerson, Boyer Coe, Sergio Oliva, Serge Nubret, Bertil Fox e lo stesso Arnold Schwarzenegger. Sul finire degli anni 60, Roy fu compagno di allenamento dello stesso Arnold in diverse occasioni, quando la quercia austriaca si recava ad allenarsi nella palestra londinese di Wade Bennett, ai tempi suo mentore. Con una carriera agonistica durata oltre 20 anni, Duval ha dato prova di essere un atleta consistente e non certo una meteora. Il suo percorso sportivo lo ha portato a cimentarsi nelle competizioni più sfidanti sui circuiti professionistici di NABBA, WABA e IFBB, arrivando persino a partecipare nel 1980 ad una edizione del Mister Olympia, il Super Bowl del bodybuilding. Oltre ai risultati agonistici, l'approccio razionale all'allenamento, all'alimentazione e la grande esperienza maturata sul campo in tanti anni di attività hanno fatto di Roy un ottimo mentore e coach per tanti atleti ed erano molto apprezzati i suoi seminari. Ancora oggi, a 80 anni di età, Duval mostra salute e lucidità, dimostrando con i fatti il valore a lungo termine di uno stile di vita fitness ben concepito. Personaggio iconico e positivo, ottimo rappresentante della cultura fisica classica, Roy è stato un grande della sua epoca, magari un po' sottovalutato, forse a causa del fatto di avere gareggiato in un'epoca piena di icone dello sport. In ogni caso, un atleta di grandissimo valore. In questo video ne ripercorriamo brevemente la storia e la carriera agonistica. Enjoy! Roy Duval nasce il 27 aprile 1945 in Inghilterra. Sportivo sin da giovanissimo, da ragazzino pratica il pugilato. Il suo avvicinamento al mondo dei pesi avviene per scopi di preparazione atletica. Su suggerimento del suo allenatore di pugilato, per potenziarsi comincia a praticare esercizi di sollevamento pesi. Comunque il sollevamento pesi, limitato ai classici movimenti di strappo, slancio e distensioni sopra la testa, gli piace poco. Sarà solo qualche anno dopo, nel 1963, che su suggerimento di un amico Roy comincerà a frequentare una palestra di bodybuilding, attività di cui si innamorerà, fino a farne la sua ragione di vita. Nel 1964 Roy inizia ad allenarsi nella palestra londinese di Wag Bennett, all'epoca una fucina di campioni. Lì si allenavano atleti come John Hewlett, vincitore del titolo assoluto al Mister Universo NABBA del 1964. In questo ambiente il giovane Roy trova le fonti di ispirazione e la motivazione per dare il meglio di sé. All'inizio è piuttosto snello, pesa solo 63 kg per 1,70 m di statura e non sembra avere il potenziale fisico per poter emergere nel competitivo mondo della cultura fisica, ma ha passione e si allena con entusiasmo e, ispirato da Hewlett, piano piano il suo fisico inizia a trasformarsi, forgiato dallo stimolo dell'allenamento con i pesi, motivandolo ad iniziare a gareggiare. Debutta sul palco nell'agosto del 1964, a circa 70 kg con un fisico sensibilmente migliorato, conquista un interessante quarto posto nella categoria juniores al Mister Inghilterra del Sud-Est, un risultato che lo galvanizza, facendogli capire che lavorando con impegno e costanza può aspirare a risultati agonistici di prestigio. Nel 1965 sarà terzo al Mister Londra Juniores e quarto al Mister Novice Teenager. Duval continua ad allenarsi e a crescere, ma le affermazioni in campo agonistico non vengono facili per lui, che pur ben figurando sui palchi di gara, durante i primi 6 anni della carriera sportiva si classificherà sempre fra il secondo e il quarto posto, senza mai riuscire a vincere neppure una competizione. Una lunga gavetta che comunque lo aiuterà a forgiare un carattere solido. La svolta della sua carriera sportiva arriva qualche anno dopo, quando il campione Lancel apre una palestra nei pressi dell'abitazione di Roy, che decide quindi di lasciare la palestra di Bennett per cominciare ad allenarsi con Len.
Len, già vincitore dei titoli assoluti di Mister Universo e Mister Universo Pro NABBA rispettivamente nel 1959 e nel 1962, rivoluzionerà completamente l'approccio all'allenamento di Duval, ai tempi abituato ad allenarsi con grossi carichi e modalità di esecuzione degli esercizi spesso non molto pulite. Sotto la guida di Len, invece, Roy comincerà ad allenarsi con carichi più leggeri, stile di esecuzione dei movimenti impeccabile e brevi pause di riposo fra le serie. Len lo spinge anche a focalizzare il lavoro sulle aree carenti, guidandolo nello sviluppo di un fisico bilanciato e simmetrico. I risultati del suo impegno e della nuova strategia non tardano ad arrivare e finalmente, nel 1971, Duval comincia a vincere, conquistando i titoli di Mister Inghilterra del Sud-Est e Mister Londra. Lo stesso anno sarà terzo dietro ad Albert Beckless e Paul Grant al Mister Inghilterra NABBA e primo nella categoria medie taglie al Mister Europa NABBA. La sua carriera prende il volo fra il 1973 e il 1974, quando con un peso in gara sugli 80 kg, in soli 2 anni Duval si aggiudica i titoli di Mister Inghilterra, Mister Europa Assoluto e Mister Universo Assoluto NABBA. Diventato un atleta professionista, Duval, pur senza riuscire a vincere, conquisterà numerosi podi al Mister Universo NABBA Pro. Nel 1975 è secondo dietro a Boyer Coe nelle piccole taglie. Nel 1976 è terzo, sempre nelle piccole taglie, dietro a Tony Emmott e Chris Dickerson. Nel 1978 è ancora terzo, dietro a Bertil Fox e Serge Nubret. Poi la svolta: nel 1979 Roy decide di passare alla IFBB e vince la categoria dei pesi medi ai campionati mondiali dilettanti IFBB, conquistando la Pro Card. Nel 1980 debutta sul circuito professionale IFBB partecipando a diverse competizioni. In particolare ricordiamo il Mister Olympia tenutosi in Australia, manifestazione caratterizzata dal discusso ritorno in gara di Arnold Schwarzenegger, che seppur fra le polemiche conquisterà il suo 7° titolo di Mister Olympia. Duval sul palco a fianco di Arnold sarà 13° in classifica. A seguire Roy continuerà a gareggiare ancora per oltre 10 anni. Fra i punti salienti della parte finale della sua carriera ricordiamo i 2 terzi posti ottenuti al Mister Universo Pro NABBA rispettivamente nel 1981 alle spalle di Robbie Robinson e Dave Jones e nel 1982 dietro a Edward Kawak e Kalman Skalak. Duval concluderà la sua prestigiosa carriera agonistica nel 1992 a 47 anni, vincendo la categoria Masters al Mister Universo NABBA. Ritiratosi dalle competizioni, Roy è rimasto vicino al mondo dello sport, mettendo a frutto la sua grande esperienza in qualità di allenatore e coach. Oggi, a 80 anni di età, conduce una vita tranquilla e appartata, conservando una salute e lucidità encomiabili per l'età. Sostenitore dell'allenamento istintivo, all'apice della carriera agonistica Duval si allenava 6 volte a settimana, con sessioni della durata di circa un'ora e mezza, seguendo una split del tipo: lunedì e giovedì spalle, braccia, polpacci, martedì e venerdì petto, schiena e polpacci, mercoledì e sabato gambe, polpacci e addominali. Eseguiva 2-3 esercizi per gruppo muscolare. Per ogni movimento faceva 3-5 serie in funzione della condizione del momento. Per ogni gruppo muscolare il primo esercizio veniva eseguito in modo piramidale, partendo con un carico moderato per una ventina di ripetizioni e proseguendo aumentando il carico di serie in serie, mentre riduceva le ripetizioni secondo uno schema del tipo 20, 12, 10, 8, 6. A completare il lavoro del distretto allenato, gli esercizi seguenti venivano eseguiti con ripetizioni costanti sulle 8-12, cercando di enfatizzare la connessione mente-muscolo, lavorando sulle contrazioni e sul pompaggio muscolare. Sia lontano che in prossimità delle competizioni si allenava mantenendo un ritmo di lavoro serrato, riposando solamente 30 secondi fra le serie. Lontano dalle competizioni tendeva a preferire gli allenamenti fatti con serie tradizionali, mentre sotto gara utilizzava spesso le super serie. Fra gli aneddoti ricordiamo che sul finire degli anni 60 Duval ebbe modo di allenarsi con Arnold nella palestra di Vag Bennett ed essere testimone del cambiamento nelle modalità di allenamento della quercia austriaca. Roy ricorda che agli inizi Arnold eseguiva 5 serie da 6 ripetizioni per esercizio, utilizzando carichi elevati, mentre dopo il suo trasferimento negli Stati Uniti cominciò ad utilizzare ripetizioni più alte, sulle 12, usando carichi moderati e un ritmo di allenamento più serrato. Sul piano alimentazione, lontano dalle competizioni, Duval seguiva una dieta piuttosto libera, facendo 5 pasti al giorno, colazione, pranzo e cena, più 2 spuntini a metà mattina e metà pomeriggio senza particolari restrizioni.
Si assicurava solo di mangiare una elevata quantità di proteine e non disdegnava di indulgere di tanto in tanto in un bel gelato. Chiaramente con l'approssimarsi di una competizione riduceva significativamente le calorie quotidiane, limitando i grassi e soprattutto i carboidrati. Da notare come Roy evidenziasse il fatto che il suo metabolismo era tale per cui, dato il suo consueto apporto calorico quotidiano di mantenimento sulle 3500 calorie, per aumentare o ridurre il peso doveva aumentare o ridurre le calorie quotidiane in modo sostanziale, con un salto di circa 2000 calorie, aumentando l'introito calorico a circa 5500-6000 calorie nel caso volesse aumentare di peso e invece riducendolo a circa 1500 calorie nel caso intendesse bruciare il grasso superfluo nella fase pre-gara. Non bastava per lui aumentare o ridurre le calorie di 1000 unità rispetto al mantenimento per produrre le variazioni di peso desiderate, a sottolineare l'importanza di conoscere se stessi e agire di conseguenza. Riassumendo, Roy Duval è stato un grande campione della Golden Era del bodybuilding, ottimo interprete della cultura fisica classica, con un fisico imponente e muscoloso, ma al contempo armonioso ed elegante. Vincitore dei titoli di Mister Universo NABBA nel 1974 e Mister Universo IFBB nel 1979, nel 1980 Duval ha gareggiato in diverse competizioni sul circuito professionale IFBB, arrivando anche a calcare il prestigioso palco del Mister Olympia, al fianco dei leggendari Arnold Schwarzenegger, Frank Zane e Mike Mentzer. Atleta longevo con una carriera agonistica durata oltre 20 anni, Roy vanta anche il titolo di Mister Universo NABBA nella categoria Masters. Ancora oggi, a 80 anni di età, Roy gode di buona salute, ottimo rappresentante del valore della cultura fisica per conservare la salute e il benessere a tutte le età. Noi ricordiamo Roy come uno dei grandi della sua epoca, un personaggio iconico che continua ad ispirare ancora oggi tanti appassionati della cultura fisica classica e gli auguriamo ancora tanti anni di salute e serenità. Ciao, alla prossima!